Del franco CFA non se ne parla più, si parla solo di accoglienza e di non accoglienza. Quando il problema non è quello, siamo centinaia di milioni in Africa. Finché noi saremo costretti a stare in questa nuova forma di schiavitù, perché schiavitù è nient'altro, i giovani africani partiranno e il 70% della popolazione africana ha meno di 30 anni. Ci rendiamo conto di quello che può succedere. Quindi o affrontiamo il problema, cioè io non parlo nemmeno più con i politici, parlo con i popoli affinché facciamo pressione su questa oligarchia per cercare di cambiare questo sistema monetario. Ai popoli però è stato raccontato che si sta cercando di uscire dal franco CFA con una nuova moneta che si chiama ECO. È una mega balla, è una mega balla, e l'ho scritto. Chi va a vedere nel mondo africano quello che sta succedendo riguardo all'eco, perché è tutto censurato, si renderà conto che è una mega menzogna. Noi abbiamo chiesto che la Francia esce. Uno, la nostra moneta non deve più essere battuta in Francia. Due, la Francia deve uscire totalmente dalla moneta africana. Beh, niente di questo succede. L'eco continuerà a essere battuto in Francia, le istituzioni rimangono gli stessi, i principi di questa moneta rimangono gli stessi, non è cambiato nulla, hanno solo cambiato il nome. E perché l'hanno fatto? Perché si sono reso conto che una discussione che era tenuta da una elite africana al 99% corrotta è arrivato al basso popolo. Gli africani hanno cominciato a capire, anzi hanno capito il danno causato dal franco CFA, quindi tutte le popolazioni africane sono in piedi. Che cosa potevano fare altro? Fare il gioco delle tre carte, fingere di cambiare senza cambiare nulla. E tutti i movimenti panafricani si sono messi in piedi per dire che nel 2020 questa moneta eco non dovrà nascere, perché è solo cambiare maglietta. E i governi invece? I governi africani. Come si pongono sull'ECO, Ma intendo? sono loro. Dire governi africani, secondo me, è anche un errore lessicale, perché noi siamo sempre delle colonie. È Le genio. delegazioni, diciamo. Ecco, non abbiamo il controllo del nostro territorio. L'Africa è militarmente occupata a tutti i punti strategici. Quella cosa del G5 Sahel, oggi stesso, come ieri, nel Mali la gioventù è in piedi per chiedere la partenza di tutti gli eserciti stranieri, perché abbiamo capito il gioco del terrorismo fasullo per cercare di balcanizzare l'Africa. Il problema della balcanizzazione dell'Africa è un progetto che hanno in mente dagli anni 60, non sono mai riusciti a metterlo in moto. Oggi hanno l'emergenza di farlo, quindi si sono inventato il terrorismo in Africa nera, che non esiste. Cosa esiste? Esistono gruppi di malfattori finanziati, addestrati, appoggiati dai servizi francesi e protetto dall'esercito francese in Africa, nel Mali, che se andate a vedere sui siti africani, vedrete tutto, potrete verificare tutto quello che vi sto dicendo. È su questo che farei la denuncia? Anche Sì, questo anche sì. questo fa parte. Ho preso tutta la situazione, sia il monopolio francese, cioè le industrie francesi, come fanno a monopolizzare tutta l'economia africana, sia l'occupazione militare, il posizionamento delle basi militari francesi, sia come fanno a portare chi è disposto a prendere la sua parte della torta, tradendo il suo proprio popolo, perché questa è la situazione africana. Eugenio, le nostre costituzioni sono state scritte dai francesi. Gli accordi militari tra l'Africa e la Francia sono segreti, ma il poco che sappiamo è disarmante.